Ciao a tutti, oggi parliamo, o meglio, rispondiamo a una domanda. Perché dal mio punto di vista sarebbe meglio quando si trova un cane senza custodia, in giro, per le strade, magari in pericolo, che magari attraversa la strada, sarebbe meglio portarlo dalla polizia locale, dai vigili, invece che dal veterinario, perché secondo me sarebbe più corretto portarlo dal punto di vista proprio logistico dai vigili. In primis perché sia noi medici veterinari, privati, che siamo magari proprietari di strutture veterinarie private per la cura dei cani e dei gatti, abbiamo ovviamente il lettore microchip che ci permette chiaramente di identificare i cani. Di solito lo dovremmo utilizzare nel momento in cui dobbiamo applicare noi il microchip. Dovrebbe avere questo strumento anche la polizia locale e i vigili urbani, quindi fondamentalmente in generale anche loro dovrebbero essere dotati di questo strumento per controllare se il cane che viene ritrovato ha il chip o meno. Perché dal mio punto di vista sarebbe più corretto portarli dai vigili urbani e dalla polizia locale? Perché fondamentalmente la differenza tra una struttura veterinaria privata e una struttura statale come quella della polizia locale passa fondamentalmente un treno di differenze. La prima fondamentalmente è quella che generalmente la malcustodia di un cane dovrebbe essere sanzionata. Una struttura privata non può assolutamente sanzionare nessuno, quindi quando voi portate un cane in una struttura privata, se questo cane poi viene riportato dal proprietario, il proprietario che magari non ha custodito correttamente il cane non verrà sanzionato. Stessa cosa per chi l'ha abbandonato volontariamente, e questo è fondamentale capirlo. Chi abbandona volontariamente un cane, se voi lo ritrovate, andate alla struttura veterinaria, chiamate e dite: ho trovato il tuo cane. Se questo non è un pollo, ovviamente dirà: ah, si è perso, e fondamentalmente non verrà sanzionato. Mentre invece se voi andate alla polizia locale, dai vigili urbani, tecnicamente questo dovrebbe partire in automatico. E quindi questa secondo me è una sostanziale differenza per una gestione corretta del cane. Quindi, come dico sempre, le leggi valgono per tutti, quindi la custodia del cane è importante che tutti svolgano le regole in modo corretto, e quindi lasciare girovagare i cani non è proprio corretto, e quindi chi lo fa è giusto che venga sanzionato per rispetto degli altri che non lo fanno, e per rispetto chiaramente del fatto che se tutti li lasciassimo girovagare per le strade avremmo il caos, oltre incidenti stradali, oltre attacchi tra di loro, e quindi questa cosa non è possibile. Quindi come non lo può fare uno, non la possono fare, come non la possono fare tutti, non la deve fare neanche uno. Quindi dal mio punto di vista, quando trovate un cane, secondo me è molto più corretto che voi lo portiate direttamente dalla polizia locale, dai vigili. Detto questo, tecnicamente la procedura corretta sarebbe che anche se voi lo portate dal medico veterinario, il medico veterinario vi dice semplicemente il cane ha il chip, non dovrebbe darvi l'indicazione del proprietario e dirvi ok, il cane ha il chip, andate dai vigili. Questo però molto spesso non avviene, o meglio, dovrebbe avvenire più spesso, ma secondo me dal mio punto di vista non avviene, perché chi porta il cane già giustamente da un lato ritiene di aver fatto il suo, e quindi non vuole neanche troppo sbattimento, bisogna essere anche un po' terra in questi video, e quindi preferisce riportare il cane in modo che ha risolto il problema, ha fatto la sua buona azione. Tecnicamente il veterinario dovrebbe dire: guarda, il cane ha il chip, vai dai vigili, che poi ci penseranno loro a verificare se il cane è stato abbandonato volontariamente, se è scappato casualmente. Ci possono essere ovviamente delle situazioni in cui il cane è tenuto bene, ma non so, entra un ladro, apre il cancello, il cane scappa. In quei casi lì è chiaro che magari il proprietario non è neanche corretto che venga sanzionato.
Però ci sono anche tanti altri casi in cui i cani vengono fatti girovagare come si vuole e quindi questa cosa tecnicamente andrebbe comunque sanzionata. Quindi dal mio punto di vista, molto spesso io leggo anche nei forum, nei social, quando trovano un cane portato al veterinario. Secondo me l'ideale sarebbe portarlo in primis dalla polizia locale, in modo da fare la procedura più corretta. In alcune situazioni molto estreme, non so, di notte, magari alle 2 di notte, capisco che magari uno preferisca magari andare in una struttura aperta 24 ore, e risolversi il problema, però l'ideale sarebbe seguire chiaramente la procedura. E anche lì ricordatevi sempre che poi c'è anche tutta la discorso della legge sulla privacy, che comunque noi tecnicamente siamo comunque privati, non siamo diciamo pagati dall'ATS per svolgere questo tipo di lavoro, ma semplicemente abbiamo degli obblighi nel momento in cui decidiamo di applicare i microchip, come quello di obbligarvi a mettere il microchip o di segnalare chi non mette il microchip se viene nella nostra struttura. Ma in realtà non abbiamo nessun tipo di potere sanzionatorio, non è che se arriva un cane con senza microchip io posso detenere la persona o il cane. Io posso ovviamente dire guardi signora deve fare questo, e se la signora non lo fa ovviamente dovrei segnalare questa situazione all'ATS. Quindi in linea generale questo video serve per spiegarvi due cose. Il primis è quello che se trovate un cane, la prima cosa che dovreste fare è andare dalla vostra polizia locale dove è stato trovato il cane, che dovrebbero avere il lettore microchip. Se non ce l'hanno, ovviamente il mio consiglio è quello, ok, in quella situazione lì andate chiaramente in una struttura veterinaria, però pretendete poi dal vostro comune che si attrezzi di lettore microchip, perché quello è un compito, ripeto, del comune, quindi della polizia locale. Proprio perché il cane potrebbe essere stato abbandonato volontariamente, proprio perché il cane potrebbe essere mal custodito e quindi è giusto sanzionare la persona. Quindi questo. In casi ovviamente di notte o qualcosa di estremo, capisco che si possa anche accedere a strutture private come cliniche veterinarie, pronto soccorsi, però in linea generale il mio consiglio è quello, se vogliamo che le cose vadano bene e che non ci sia il caos, di far rispettare le regole banali, diciamo, nella gestione del cane. Quindi la malcustodia, l'abbandono dovrebbero essere sanzionati, perché per rispetto chiaramente, l'abbandono per rispetto chiaramente della povera creatura, la malcustodia per rispetto di tutte quelle tante persone che invece rispettano le regole, che tengono i cani in una certa maniera, che non gli fanno fare il girettino, che tanto non succede nulla, invece poi succedono le cose, succedono investimenti, morte del cane, cadute in bicicletta e altre cose anche ben più gravi, come magari se il cane attraversa la strada, magari passa uno in moto, cade e magari batte la testa e muore. Quindi mi raccomando, rispetto delle regole che sono 2, 3, non sono tantissime, ma che permettono chiaramente una buona convivenza tra esseri umani, anche quelli che non amano magari i cani, e cani e animale domestico. Un saluto a tutti, vi ricordo che se siete interessati ad argomenti di medicina veterinaria o come in questo caso di comunque argomenti legati alla burocrazia dell'animale domestico, vi invito a iscrivervi al canale qua sotto e se volete supportare il progetto un bel mi piace. Un saluto a tutti, alla prossima.